Su 7.400 km² di superficie si concentrano le storie dell'Alto Adige. Sono storie millenarie, ma anche recenti. Il nome tedesco Südtirol ricorda che nel Novecento l'area meridionale del Tirolo diventò un territorio autonomo d'Italia. Il Museo delle Miniere di Monteneve, in Val Ridanna, racconta la ricchezza delle risorse minerarie della zona. Nella Cappella dei Minatori resta la memoria del duro lavoro nelle viscere di queste montagne. Grazie ai guadagni delle miniere, il borgo medievale di Vipiteno divenne una città elegante. Con i capitali dei Fugger, una ricca famiglia di banchieri bavaresi, si costruirono chiese, strade e palazzi, ingrandendo la città. Le merci passavano lungo la via di Città Nuova, dove i palazzi sfilano con i portici, le merlature e le finestre sporgenti che qui si chiamano erker. Le insegne in ferro battuto sono un fiore all'occhiello dell'artigianato locale. Fin dal Medioevo, due castelli si fronteggiano e dominano Vipiteno. Il primo è il Castelpietra, con la torre cilindrica. Sul versante opposto, il Castel Tasso ha quasi 1000 anni. Le mura intatte e le torri sorvegliano la via strategica della Valle Isarco. Un'altra fortificazione racconta che nell'Ottocento gli austriaci si difesero dalle mire espansionistiche di Napoleone. Il forte di Fortezza poteva ospitare più di 1000 soldati, ma rimane intatto perché non ebbe mai l'occasione di combattere in prima linea. La maggior parte delle fortezze altoatesine riporta molto più indietro nel tempo. Il Castel Rodengo era uno degli edifici più imponenti del Medioevo. A quell'epoca risale anche un'importante abbazia. Il monastero agostiniano di Novacella sorse nel 1142 ed è considerato uno dei maggiori complessi religiosi dell'Italia settentrionale. I vigneti circondano un luogo vivo, ricco di storia e arte. L'edicola ottagonale del Seicento di gusto barocco e il più antico castello dell'Angelo d'epoca romanica anticipano l'ingresso alla scoperta dei suoi tesori. All'interno, le volte affrescate fanno da sfondo a un patrimonio culturale inestimabile. La biblioteca conserva ben 76.000 libri antichi che raccontano il prestigio dell'abbazia e dei suoi monaci, accanto alle opere d'arte conservate nella Pinacoteca.
Ma la cultura passa anche per altre tradizioni monastiche, come la produzione di liquori e vini secondo pratiche in uso da secoli. Sulle tracce della tradizione, la Valle Isarco ha sempre mantenuto un ruolo di primo piano nella produzione vitivinicola. A Bressanone si concentrano le radici del passato della Valle Isarco, governata dai principi vescovi che per 800 anni esercitarono il potere spirituale e temporale. Le loro tracce si ritrovano nelle testimonianze artistiche e architettoniche di Bressanone, un gioiello che spazia dal palazzo vescovile al Duomo, la sua pietra più preziosa. Le origini del Duomo di Bressanone sono molto antiche, anche se il volto attuale è quello del rifacimento settecentesco. Ma basta entrare nel chiostro per riscoprire le atmosfere del suo passato più lontano, quello medievale, con gli affreschi realizzati tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento. Dell'antico perimetro difensivo di Bressanone rimangono le 3 porte torre, come Porta Croce. Ma i principi vescovi avevano anche altre residenze. D'estate raggiungevano il castello di Velturno. Questo gioiello del Rinascimento era famoso un tempo per i cervi che vivevano entro le mura. Prima del trasferimento a Bressanone, la sede dei principi vescovi era l'abbazia di Sabiona. Le origini di questo luogo di culto si perdono nella leggenda. Si pensa che il monte su cui oggi sorge il convento fosse considerato un luogo sacro già più di 2000 anni fa. Ma anche la natura costruisce i suoi monumenti. Le piramidi di terra sull'altopiano del Renon sono il risultato dell'erosione delle rocce di origine glaciale. Il tradizionale isolamento dell'altopiano si interruppe nel 1907 con l'inaugurazione della nuova ferrovia. Il treno a scartamento ridotto prosegue fino a Collalbo e unisce il territorio al capoluogo della provincia autonoma di Bolzano. Le montagne incorniciano la conca dove si distende la città, a meno di 300 metri d'altitudine. È qui che nel 300 i conti del Tirolo cedettero i loro domini alla nobiltà austriaca. Il cuore medievale di Bolzano batte attorno a Piazza Walter, intitolata al poeta Walter von der Vogelweide. I 200 anni della piazza sono pochi in confronto al Duomo, ricostruito nel Medioevo sulle spoglie di un tempio paleocristiano. Vicino alla chiesa, il vescovo di Bressanone concesse parte del terreno. Lì sarebbe nata la via dei Portici, con le case dei mercanti in fila al di sopra dei loro negozi.
Dell'ampia offerta culturale della città fanno parte anche i segni del passato più lontano del territorio. Nel museo archeologico un importante reperto ha acceso l'attenzione della comunità scientifica internazionale, diventando un caso mediatico. Tutto merito di Ötzi. Ötzi è un uomo che ha vissuto durante l'epoca del rame, quindi 5300 anni fa. È stato ritrovato in Alto Adige in Val Senales, quindi probabilmente ha vissuto proprio in questa regione. Il ghiacciaio ha conservato per millenni una mummia molto speciale. Per via della conservazione e per via dell'antichità. Si è conservata in maniera molto completa, è una mummia umida e questo significa che all'interno del corpo ha conservato tutti gli organi. Sono stati ritrovati anche tutti i vestiti che indossava quest'uomo, sono tutti vestiti fatti con pelle di animali perché i tessuti non esistevano. Questo chiaramente ha permesso di andare ad analizzare scientificamente dal punto di vista medico, chimico e biologico tutto il corpo e ha permesso anche di estrapolare delle informazioni molto importanti sull'età in cui è vissuto. Il viaggio prosegue verso il ghiacciaio dove avvenne il ritrovamento della mummia di Ötzi. Sopra Bolzano, l'altopiano del Salto domina il capoluogo con una distesa di larici. In quest'area, la Val Sarentino, stretta e selvaggia, ha conservato nei secoli un'atmosfera misteriosa. Il castello Regino narra di un lungo assedio dei barbari e degli stratagemmi del popolo per resistere il più a lungo possibile. La cultura locale e il forte spirito di appartenenza a questi luoghi si concretizzano anche nell'artigianato. La creatività si applica a strumenti di uso comune, come i coltelli decorati o le pipe in legno intagliato. Forse è per i gesti rituali degli artigiani, forse per le leggende sui fantasmi e sulle streghe giustiziate, ma c'è qualcosa di magico e intangibile nella Val Sarentino. Qualcosa di inspiegabile, come gli omini di pietra. Sassi uno sull'altro, forse eredi del culto precristiano, che restano lì a dimostrare come a volte le cose più belle siano quelle che non cambiano. Così come non cambiano le tipiche pantofole di lana, sempre calde e sempre fatte con i gesti di una volta, un simbolo concreto della calda ospitalità degli abitanti. E un po' di magia la tradizione la regala anche al lago di Valdurna, dove si dice che una ruota d'aratro caduta in acqua sia ricomparsa in un altro lago. L'altopiano del Salto e il paese di Avelengo in particolare sono la patria dei cavalli avelignesi, gli Haflinger, con le loro inconfondibili criniere bionde. Più a nord, sopra Merano, 3 castelli si fanno narratori di tempi lontani. Nel verde dei boschi, le mura medievali del castello di Scena racchiudono la storia dell'arciduca d'Austria, che nel Cinquecento rinunciò al trono per trasferirsi qui con la donna che amava. Il vicino Castel Gaiano, con la torre rettangolare, è un'altra delle tante fortezze della Val d'Adige.
A Merano e dintorni se ne contano almeno una ventina. Alcune hanno cambiato volto, come il Castel Troitmansdorf, ricostruito nell'Ottocento. Qui soggiornò anche l'imperatrice Elisabetta d'Austria. La celebre Sissi amava le terme, che fecero di Merano una delle più importanti località di villeggiatura per la nobiltà austriaca ed europea. Per un soggiorno piacevole per tutto l'anno si crearono 2 passeggiate lungo il fiume Passirio. I portici riparano dal freddo invernale, mentre la vegetazione crea freschi angoli d'ombra. Lungo il fiume si affaccia elegante la Kurhaus, antenata del moderno centro termale. La filosofia del benessere si declina in tante forme nella struttura progettata da architetti di Berlino diretti dall'alto atesino Matteo Thun. Oggi Merano è la seconda città dell'Alto Adige per popolazione. La sua importanza ha origini lontane e deriva dalla nascita in posizione strategica all'incrocio di 4 valli. Già durante l'impero asburgico le corse di cavalli erano un passatempo della nobiltà. In seguito, fin dai primi decenni del Novecento, la nascita dell'ippodromo trasformò Merano in una delle stelle del firmamento del mondo ippico. A breve distanza da Merano si ritrovano le origini del nome del territorio. La fortezza medievale appartenne infatti ai Conti del Tirolo. La loro signoria governò a lungo la regione alpina tirolese. Il tuffo d'acqua di quasi 100 metri delle cascate di Parcines è soltanto uno dei tanti spettacoli che offre la natura. Il Sud Tirolo è il posto più bello pensando a montagne, però per le montagne c'è anche la cultura dietro e questa la metto nei miei musei. Dopo aver conquistato le più alte vette del mondo, l'alpinista Reinhold Messner rinnova il suo legame con la montagna. Ho la responsabilità di portare a casa la mia eredità, che non consiste in tanti mezzi economici, ma più che altro in esperienze, in visioni, in contatti. Qui a Castelviubal racconto più o meno le montagne sacre. Racconto che cosa significa la montagna per chiunque. Per me tutte le montagne sono sacre in un certo ruolo. Non è necessario che saliamo sulla cima o facciamo una via molto difficile. È molto importante per noi capire che siamo parte della natura, però siamo limitati nella nostra possibilità. E c'è qualche cosa che è più largo, più grande di noi e questo è la natura, la montagna che ci circonda.
Tra gli scenari dell'Alto Adige si susseguono paesaggi frutto del lavoro degli abitanti e del loro rispetto per l'ambiente. La vita nelle tipiche cascine rurali, i masi, scorre tra agricoltura e allevamento, in sintonia con i ritmi dettati dai pendii più scoscesi, dove spesso il lavoro manuale è l'unica soluzione possibile. Uomo e natura sono ancora una volta coprotagonisti nel territorio protetto del Parco Nazionale dello Stelvio, patria di grandi montagne e di grandi sciatori. La mia carriera è partita da qui e direi che qui in Alto Adige, Südtirol, è sempre stata la mia patria. Ho girato moltissimo il mondo, ho visto tantissimi posti, anche belli, però alla fine quando tornavo a casa in questi posti qui mi rendevo conto che viviamo in un posto meraviglioso, è uno dei posti più belli del mondo. Il grande campione Gustav Thöny ha scritto la storia dello sci. I suoi successi sportivi brillano con quelli degli altri atleti noti negli anni 70 con il nome emblematico di valanga azzurra. Ma nelle sue montagne vede qualcosa di più che un immenso comprensorio sciistico. C'è anche molta cultura nelle nostre valli strette, sembrano piccoli, però hanno tanta storia da raccontare. Storie come quella che racconta il treno della Val Venosta. Era il 1906 quando l'arciduca Eugenio inaugurava la nuova ferrovia tra Bolzano e Malles, salutando dalla prima carrozza del convoglio. Oggi quel percorso storico è attraversato da nuove rotaie e treni moderni, ma le immagini che sfilano dal finestrino sono ancora quelle della natura e dei paesi della Val Venosta. Glorenza crebbe grazie al commercio e ottenne nel 300 il titolo di città. Ma oggi, con meno di 1000 abitanti, è una delle più piccole città d'Europa. Le origini di Glorenza si leggono anche nella chiesa medievale di San Pancrazio. Un'aspra battaglia cancellò altre testimonianze. I palazzi e i portici, dai muri spessi, sono il risultato della ricostruzione del XVI secolo. A quell'epoca, l'imperatore asburgico Massimiliano I ricostruì anche le torri e le mura per fare di Glorenza una fortezza inespugnabile. Il pericolo più vicino era rappresentato dai vescovi di Malles. Le sue 5 torri sono in realtà campanili fortificati delle tante chiese, simboli del potere dei vescovi. Un destino diverso ha segnato la storia di un altro celebre campanile. Per realizzare la diga e il lago artificiale di Resia fu necessario sommergere il borgo di Curon Venosta, lasciando in vista soltanto il campanile della chiesa. Le case furono sgomberate e ricostruite più a monte. Si tolsero anche le campane, ma una leggenda narra che a volte si sente ancora il loro suono. I laghi della Val Venosta indicano la strada per andare più in alto, per salire fin sopra le cime alpine che toccano il confine con l'Austria. Sui ghiacciai della Val Senales, la piramide di pietra segna il punto in cui nel 1991 una coppia di escursionisti tedeschi trovò per caso il corpo della mummia di Ötzi.
Le Alpi Ötztaler hanno dato il nome a Ötzi, ma non c'è una parola che includa da sola tutti i motivi che rendono l'Alto Adige un luogo unico, tanto nelle sue valli quanto sulle cime che colorano di bianco le sfumature del cielo. Un territorio da ammirare dal basso e da amare dall'alto. Un concentrato di vette da conquistare, per lasciarsi conquistare dallo spettacolo che si distende ai propri piedi. Sono oltre 120 i rifugi dell'Alto Adige, spesso in alta quota, lungo le innumerevoli vie per raggiungere alcune tra le cime più emblematiche delle Alpi. Come quella che è diventata la punta più settentrionale del paese, dal nome simbolico di Vetta d'Italia, che sfiora i 3000 metri in Valle Aurina. È un continuo confronto tra uomo e natura, in habitat estremi dove anche la scarsa vegetazione sembra ammettere la superiorità della roccia e del ghiaccio. Per sentirsi completamente a proprio agio bisognerebbe essere alberi, come i cirmoli che sfidano il freddo e l'alta quota. Ma sarebbe un errore considerare la montagna dell'Alto Adige un luogo inospitale. Qui, in ogni paese, vive una cultura dell'accoglienza così radicata da trasformare questi luoghi in una vera casa, anche se solo per qualche giorno. Le case color del rame di Cadipietra raccontano la ricchezza mineraria del territorio. Il verde dei boschi diventa testimone del profondo rispetto per l'ambiente e al di là di ogni valle si nasconde la certezza di un nuovo spettacolo della natura. Lo spettacolo impetuoso delle cascate e quello di uno specchio d'acqua artificiale, il lago di Neves, che sembra così naturale da far dimenticare la sua diga. La neve che d'inverno fa del Plan de Corones un tempio dello sci lascia il posto al verde delle praterie della Val Pusteria. Al centro della valle si sviluppò nel Medioevo il nucleo storico di Brunico. La sua posizione strategica sulla via dei mercanti si ritrova nelle case che un tempo erano strette entro un fossato difensivo. La prima pietra di Brunico era stata posata per costruire il castello. Nelle valli laterali circondate da boschi, lo spettacolo dei laghi e dei fiumi si ripete con sfumature sempre diverse. Le
Le montagne hanno reso ancora più speciale un angolo di natura incontaminata. Una frana è all'origine dello sbarramento naturale che formò il lago di Braies. Questa distesa d'acqua dal blu intenso raggiunge una delle massime profondità tra i bacini dell'Alto Adige. La scoperta della Valpusteria continua alla volta di Dobbiaco, che rivela nella chiesa parrocchiale il gusto estetico austriaco. Le case di Dobbiaco hanno in comune le facciate colorate dai fiori, ma non solo. Le unisce anche una rete di teleriscaldamento favorita dall'uso ecocompatibile delle foreste circostanti. Noi ci siamo messi un po' in testa di essere energeticamente indipendenti e adesso lo siamo perché riscaldiamo praticamente i nostri paesi con il legno dei nostri boschi. Il teleriscaldamento Dobbiaco San Candido funziona a biomassa vergine, vuol dire che è corteccia, segatura e trucciolato di legno e anche naturalmente legno che consegnano i contadini quando loro puliscono o tagliano il bosco. Grazie alla tecnologia e all'uso controllato del legno, la centrale coniuga energia e rispetto per l'ambiente. Il nostro teleriscaldamento è partito nel 1995 e ha aperto la strada a tantissimi progetti in Alto Adige. Con la crescita della rete, il teleriscaldamento si è esteso a San Candido. Qui, come in tutto l'Alto Adige, rimane viva una prelibata tradizione. Lo speck è un prosciutto crudo affumicato tradizionale. È sicuramente il prodotto più importante della gastronomia altoatesina e non manca in nessuna cucina. La produzione inizia con la salatura, con sale secco e erbe aromatiche. Poi si prosegue con la salagione per 3 settimane a temperature basse, dopodiché la carne viene affumicata per 1 settimana e poi messa in stagionatura da 20 a 30 settimane. Oggi lo speck è diffuso tanto in Alto Adige quanto sulle tavole italiane e internazionali. Ma bisogna parlare di speck al plurale, perché non sono tutti uguali. Il profumo e il sapore dello speck dipendono molto dalle condizioni climatiche alpine, ma dipendono anche molto dalla ricetta di ogni produttore, che è poi la miscela a base di sale, spezie ed erbe aromatiche. Il colore e il profumo del fumo invece sono tipiche della zona alpina, in quanto i contadini durante l'inverno, quando faceva freddo, mettevano la carne in cammino per conservarla. Si pensa che le origini dello speck risalgano al Medioevo. Di quell'epoca è anche la collegiata dei Santi Candido e Corbiniano, considerata il capolavoro dell'arte romanica in territorio altoatesino. All'estremità orientale dell'Alta Valpusteria, il viaggio prosegue fra le montagne. I sentieri della Val Fiscalina attraversano il territorio del Parco Naturale Dolomiti di Sesto. L'arrivo al rifugio in alta quota è soltanto la partenza per escursioni che superano i 3000 metri, lungo celebri percorsi come la via ferrata degli Alpini. Ma quando si parla di Dolomiti, il pensiero corre alle 3 cime di Lavaredo. Come un gruppo di statue su un piedistallo, il trio di vette si innalza maestoso e inconfondibile. Al centro
la Cima Grande è stata oggetto di una delle prime e più celebri imprese dell'alpinismo estremo. Erano gli anni 30 del Novecento e da allora il massiccio roccioso continua a lanciare la sfida di un'arrampicata mozzafiato. Una sfida per pochi, che richiama da tutto il mondo chi è pronto ad accettarla. Per la maggior parte delle persone, le tre cime sono una meta irraggiungibile, ma intorno si snodano percorsi escursionistici più accessibili e non meno affascinanti, con la varietà di forme e sfumature della roccia dolomitica. Le Dolomiti segnano il limite dell'Alto Adige con la Valle d'Ampezzo, in territorio veneto. Della catena montuosa fa parte anche il massiccio delle Tofane. Le fronteggia il gruppo di Sella, che dal lato opposto sembra sorvegliare come una fortezza l'Alta Val Badia. Ai sentieri immersi in un ambiente dove la natura è protagonista indiscussa, si alternano gruppi di masi e villaggi, rifugi alpini e soprattutto le vie che portano in cima all'Alto Adige nel gruppo di Fanes. Luoghi altrettanto emblematici delle Dolomiti, come le pareti della Gazuoi, creano un canyon di roccia da esplorare. Sopra i tetti si innalzano le infinite opportunità per abbracciare con lo sguardo la Val Badia. Le vie ferrate e i sentieri sono soltanto uno dei motivi che rendono speciali questi luoghi. Tutto si fa più affascinante anche grazie alla cultura locale e alle origini ladine degli abitanti. A San Martino in Badia, un antico castello è diventato il museo per raccontarne la cultura. I ladini vivono in questa zona già dal periodo pre-romano, cioè quindi è una popolazione autoctona e questo ce lo dimostra anche la particolare lingua, cioè noi parliamo una lingua che è del tutto particolare, è una lingua neolatina come lo è l'italiano, come lo è lo spagnolo, sardo, rumeno e così via, però ha anche un sostrato retico. Il Museum Ladin racconta la storia del popolo ladino e le origini di quelle tradizioni che rimangono vive fino ad oggi nella cultura di queste valli.
L'arte e l'artigianato sono alcuni degli ambiti in cui si concretizza la cultura ladina. Le sale del museo ricostruiscono ambienti e oggetti antichi attraverso i quali raccontare se stessi e il proprio passato alle nuove generazioni con nuovi linguaggi. Un passato fatto anche di leggende, di principesse e di draghi, di preziosi gioielli e di giocattoli d'altri tempi. La lingua ladina spiega il nome del parco naturale di Puez-Odle. Odle, infatti, significa ago e rimanda alla forma appuntita delle rocce. Quando sul Sassolungo si sente un usignolo, si dice che è il canto di una principessa che in un tempo lontano perse il suo cavaliere. Così racconta la leggenda, e a volte, nelle valli ladine, le leggende sembrano storie vere, come se nascosto fra le montagne si trovasse ancora intatto un mondo di favole. Il parco di Puez-Odle si estende per oltre 10.000 ettari ed è attraversato da nord a sud dall'Alta Via numero 2, l'itinerario alpino di 185 km che passa per alti crinali superando anche i 3.000 metri di quota. Ai luoghi più impervi della Val Gardena si affiancano i paesi sorvegliati, anche qui, da fortilizi, come il Castel Gardena, Trasselva e Santa Cristina. Poco distante, la chiesa rinascimentale di San Giacomo, costruita nel 400, annuncia lo storico peso culturale di Ortisei, il capoluogo della valle. A 1234 metri d'altitudine, l'antica Ortiseit medievale era chiamata così perché derivava da una parola latina che significa luogo delle ortiche. Patria del leggendario alpinista e attore Louis Trenker, la città vive il suo rapporto con le risorse della montagna anche attraverso l'arte. L'arte che decora le facciate delle case del centro storico e quella che prende vita negli studi degli scultori. All'inizio del Seicento, la lavorazione e l'intaglio del legno si svilupparono come attività per riempire le lunghe giornate invernali. Poi, il passatempo si trasformò in una diffusa attitudine all'artigianato artistico, ottenendo successo ben oltre i confini delle valli ladine.
L'arte dell'intaglio del legno è stata favorita dalla diffusione dei boschi di tiglio, acero e cirmolo, ma l'ispirazione va cercata più a fondo, nella cultura locale, nelle persone stesse e nella loro sensibilità, amplificata dal silenzio delle montagne. Intorno i masi e le baite punteggiano i prati dell'Alpe di Siusi e si estendono a perdita d'occhio in una delle più vaste aree europee in cui si pratica l'alpeggio in alta quota, portando qui il bestiame nei mesi estivi. La mole inconfondibile del massiccio dello Sciliar domina con le sue punte i paesi a fondovalle. Come Siusi, dove più volte soggiornarono i sovrani del Belgio, attratti da un luogo che anche oggi ha a che fare poco con la mondanità e molto con la cultura della montagna. Il Sassolungo e il Sassopiatto fanno da sfondo a scenari dove risuona l'eco delle fiabe. Storie lontane, tra realtà e racconto di nobili e cavalieri, prendono vita nelle mura del Castel Presule. Il maniero originario era sorto nel Medioevo ed era la sede dei signori di Fiè allo Sciliar. Nel Cinquecento i nobili castellani lasciarono un segno profondo sul territorio, avviando la nascita di chiese e palazzi, ma dando inizio anche alle politiche della Controriforma. Il primo processo alle streghe del Tirolo avvenne qui, in un luogo che la tradizione vuole anticamente legato a riti magici. Tra i paesi e le montagne, la magia altoatesina e anche quella dei colori che risaltano in tutte le loro sfumature, fino al bianco brillante della neve. Un lungo inverno ricopre i tetti e le montagne dell'Alto Adige. Al centro del turismo internazionale, le valli altoatesine sanno essere molto più di un grande comprensorio sciistico. Gli oltre 1000 chilometri di piste per la discesa, in una varietà incalcolabile di pendenze e scenari naturali, spiegano da soli il successo dell'Alto Adige come tempio dello sport invernale. Ma piste e impianti non bastano a descrivere il valore e il significato di questi luoghi. A metà strada fra la terra e il cielo, è come se le montagne proteggessero il rispetto per una cultura da conservare e condividere, senza compromessi. Una gita in carrozza sulla neve, un incontro, una leggenda, per raccontare se stessi e ciò che rende unico l'Alto Adige.